Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, bilancia, tendenze energetiche e affettive per la seconda metà di novembre 2022. Grazie. Wow, abbiamo il diavolo, amici della bilancia. Direi che si prospetta un periodo con qualche tipo di contaminazione, qualche tipo di condizionamento o restrizione. Vi ricordo sempre che il diavolo fa riferimento al proprio ego, molte volte è proprio quello che ci condiziona, che ci vincola, ossia siamo noi stessi. Però andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo come sempre che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi poi volesse contattarmi, sotto nella descrizione del video trova il mio indirizzo email. Allora, partiamo con la carta della forza, con un 6 di bastoni e con un 2 di spade. Qui con la carta della forza sento che c'è stato un qualche tipo di passaggio, presa di coraggio o scelta che è stata effettuata e che vi ha portato verso questo 6 di bastoni. Il 6 di bastoni è una carta di soddisfazione personale, di riconoscimenti che arrivano proprio dall'esterno. È la carta della vittoria, per capirci. Il 2 di spade qua ehm, mi riporta un po' alla scelta che potrebbe essere stata fatta con la carta della forza. Diciamo che normalmente rappresenta quello che è un bivio, il dover scegliere, ma rappresenta anche qualche cosa che non si riesce a vedere e potrebbe essere collegato con quel diavolo che vediamo lì. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Un altro 2, questa volta un 2 di bastoni, quindi anche qui si parla, per qualcuno si tratta di non riuscire ad avere una visione chiara di come potrebbe andare la questione nel futuro, che sia una relazione o una situazione, per qualcun altro fa riferimento al fatto, avendo comunque 2, 2, uno vicino all'altro, che c'è tanta indecisione. Nel mazzo di Osho il 2 di spade viene chiamato schizofrenia, quando la decisione è talmente differente l'una dall'altra, porta in strade completamente differenti, quando si è veramente da tanto tempo in questa divisione, in questa sensazione di divisione, si può arrivare alla schizofrenia, quindi ad avere tipo uno sdoppiamento, diciamo così. Continuiamo poi con un cavaliere di coppe. Qui parla di una proposta, di un'offerta. Potrebbe far riferimento a qualcuno che arriva nella vostra vita, magari come persona nuova, o magari fa riferimento a una proposta, un'offerta che riceverete da parte di qualcuno che conoscete già. Andiamo a vedere le ultime due carte come chiudiamo. Abbiamo un imperatore al contrario e un cavaliere di bastoni. Allora, l'imperatore normalmente è una carta che parla di sicurezza e di stabilità. Qui, essendo al contrario, ho la sensazione che o l'offerta che vi faranno sarà un po', diciamo, campata in aria, senza basi solide, oppure proprio la persona, perché qui abbiamo un altro cavaliere, che è un cavaliere di bastoni, che mi parla comunque di passione, di entusiasmo. ehm, Guardate, in realtà l'imperatore potrebbe anche rappresentare il fatto che la conoscenza con questa persona o la relazione con questa persona non abbia ancora basi solide, poi lo andiamo a vedere. Nel caso, per esempio, non aveste nessuno, ma ripeto, poi lo andiamo a vedere, potrebbe far riferimento a una vostra insicurezza personale, magari anche dovuta a una residenza, al fatto che non sapete bene dove potervi vedere, piuttosto che dove incontrarvi.
può anche fare riferimento al padre, perché l'imperatore è l'archetipo del padre, e quindi se per voi vibrasse come una stesa di tipo familiare, la prima linea potrebbe rappresentare il fatto che c'è una sorta di passo avanti nei confronti di questa figura genitoriale, ma bisogna dargli un po' più di concretezza probabilmente. Andiamo a vedere per i single che cosa abbiamo in questa prima parte, seconda parte, scusate, di novembre. Io intanto vi ricordo, per chi non lo sapesse lo dico, che ho già iniziato a pubblicare le previsioni per il 2023, sono uscite le previsioni generali e poi 2 video di approfondimento, ne seguirà un terzo sul lavoro e sull'economia, appunto della previsione generale. Trovate tutto nelle playlist comunque. Allora, per i single si parte con la carta della morte, quindi si parte da un periodo di rigenerazione, da un periodo di trasformazione. Probabilmente qualcuno ha dovuto lasciare indietro una situazione, una relazione o è stato lasciato indietro, perché qui comunque con il cavaliere di spade c'è qualcuno che scappa. Ripeto, potreste essere voi o potrebbe essere la vostra persona di interesse. Diciamo che vedendo questa prima linea dove la forza mi dice che siete voi che avete trovato il coraggio, credo che per molte persone sia stata vostra la scelta di lasciarvi indietro qualcosa o qualcuno. In realtà avere il 6 di bastoni, che comunque è la carta che si ripete della linea precedente, in questa posizione mi dà come l'impressione che forse non sarebbe stata proprio la scelta che avreste voluto fare, è più stata una scelta che avete dovuto fare. Andiamo avanti. Un asso di coppa al contrario, qualcuno qui è ferito, ragazzi. L'asso di coppa al contrario io lo sento molto come una chiusura del quarto chakra, come una contrazione, qualcuno che probabilmente ha difficoltà a innamorarsi o semplicemente non vuole innamorarsi. Guardate, poi c'è anche un 6 di coppe, e casca sotto questo cavaliere di coppe, quindi 6 di coppe per qualcuno parla di un ritorno, perché fa riferimento all'infanzia, quindi è un ritorno, o meglio, ci si rivede, diciamo così, con qualcuno, secondo la carta, che è legato all'infanzia, è legato a un passato molto remoto. Normalmente fa riferimento ai rapporti di amicizia, ai rapporti platonici, quindi può essere che rivediate una persona, magari un amico, che non vedete da tanto tempo, con il quale non ci siano pregressi romantici. Andiamo avanti, vediamo come chiude la stesa. Perché io comunque questa carta del diavolo qui la sento molto presente all'inizio, con questa morte come tipo di energia, in questa zona della lettura, diciamo così. E anche in questa zona della lettura, perché comunque, come vi dicevo all'inizio, quando praticamente è come l'ego è uguale mente. La mente crea certe barriere per non dover soffrire. E qui è un po' quello, secondo me, il condizionamento che voi state vivendo. Diciamo che alla fine c'è questo 4 di pentacoli al contrario e un fante di bastoni. Allora, questa persona potrebbe essere il fante di bastoni, che magari rivedete dal passato. Però ecco, diciamo che con questo 4 di pentacoli al contrario, vi faccio notare che l'imperatore è un 4 e qui sotto abbiamo un 4 e sono due carte che girate al contrario denotano una certa instabilità, una cosa senza fondamenta, ok? Quindi fate attenzione a... E anche qui abbiamo cavaliere di bastoni e fante di bastoni. Io penso che potrebbe essere un momento divertente, diciamo così, un momento interessante, però ecco, con questa persona forse non ci sono le basi, probabilmente, magari per dei valori diversi, magari per delle situazioni, magari si abita lontani o cose di questo genere, come se non ci fossero delle buone basi per iniziare qualche cosa, anche se non vi nascondo che potrebbe essere una persona piacevole.
Va bene, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione che cosa vi posso dire. Andiamo a vedere. Allora, partiamo con un 5 di coppe, un 2 di spade nuovamente c'era già nella prima linea, un fante di bastoni che avevano anche i single, imperatore al contrario nuovamente, appeso al contrario e torre al contrario, ragazzi. Movimentoni nella seconda parte di novembre. Guardiamo anche l'ultima carta. Diciamo che 10 di spade, perfetto, era la carta giusta che ci voleva per concludere, chiusura del ciclo. Allora, partiamo con questo 5 di coppe, c'è una sorta di sofferenza, di impotenza anche vedendo questa carta del diavolo. Qui ci si trova davanti a un bivio, una scelta, è anche un po' l'energia che si aveva nella prima linea. Probabilmente c'è da scegliere che cosa fare con questo fante di bastoni, che per qualcuno potrebbe rappresentare dei figli, oppure potrebbe rappresentare la persona di interesse che vi dirò, essendoci comunque due fanti di bastoni e la carta del diavolo, lo sento di più in questa linea che non in quella dei single, ma si può parlare di una persona che tenda a condizionare, o potreste essere voi che tendete a condizionare questa persona. Ricordatevi che l'ego gioca sempre degli scherzi amari, come vi posso dire. Ok, l'imperatore al contrario, di nuovo, una sorta di mancanza di concretezza, mancanza di stabilità. Per qualcuno è proprio una mancanza di regole, di strutture, di obiettivi. Molte volte nella vita ci si ritrova in dei momenti dove si è un po' in balia del vento, nel senso che semplicemente si reagisce, si cerca di, si cercano di, come posso dire, evitare gli ostacoli che la vita semplicemente pone, no? Allora, l'ostacolo è qui, io mi sposto, vado in questa direzione, se poi qui trovo un altro ostacolo mi sposto ancora. Quindi alla fine non si ha un obiettivo, ci si sposta nella vita semplicemente evitando certe cose. E invece quando l'imperatore è al dritto, si ha un obiettivo, si va avanti, ci si applica per raggiungere quell'obiettivo, ci si danno regole, è un lavoro che si applica con costanza e si cerca in ogni caso di scansare le questioni della vita, ma sempre andando avanti per quell'obiettivo. Ecco, sento che un po' con questo imperatore al contrario, è un po' come se l'obiettivo mancasse. Può essere la paternità per qualcuno, perché come vi dicevo già all'inizio qui potrebbe far riferimento a un padre, la figura paterna o una figura genitoriale, comunque, o semplicemente parla di una stabilità all'interno della relazione, un qualche cosa che renda veramente la relazione concreta, per qualcuno fa riferimento alla casa. E abbiamo poi anche questo appeso al contrario, quindi sento che nel, diciamo, verso fine mese c'è questo sblocco, ok? La carta dell'appeso al contrario, anche qui, l'appeso è la fine della sofferenza, è un qualche tipo di osservazione che dà la possibilità di far crollare questo ego, perché quando c'è il diavolo è troppo ego, fondamentalmente. E qui, con i 10 di spade, c'è la fine di questo ciclo, c'è la fine di questa sofferenza, c'è la fine di questo dubbio, probabilmente. Crollano, o meglio, si sta lavorando per far crollare certe certezze, perché quando la torre è dritta il crollo c'è, ma quando è al contrario, diciamo che è nell'aria, bisogna cercare di capire che cosa tagliare. Vi ricordo che il 10 di spade è l'arcano minore della morte e quindi un po' l'energia è quella, no? Fondamentalmente. Però ecco ragazzi, ehm, sento che è un qualche cosa che vi toglierà da questa sensazione di condizionamento. Qui abbiamo la carta della forza, una carta veramente bella di apertura di cuore e credo che il riconnettervi con il vostro cuore, e il 5 di coppe fa riferimento anche ai sensi di colpa, quindi se invece di chiamarla colpa la chiamate responsabilità, automaticamente il campo energetico cambia vibrazione. Chi è sensibile se ne può accorgere, però comunque anche solo a livello mentale vi serve usare questa tecnica
per cercare di capire di chi è la responsabilità e qual è, fino a dove arriva, diciamo così, la vostra responsabilità per quello che riguarda una situazione o una relazione, perché qui comunque col 2 di spade qualche cosa non si vede, ma si vedrà, non vi preoccupate, cadranno tutti gli altarini. Ok, andiamo a vedere un ultimo messaggio con i Ching, vediamo qual è il consiglio che vi vogliono dare. Wow, la giovane sposa. Sento un po' questa come posso dirvi? Sì, questo frizzare del il fermento, ok? Dei preparativi per il matrimonio. Non vuol necessariamente parlare del matrimonio, sento che sia più focalizzata sul, sul godersi l'attesa, sul godersi i preparativi, sul, sapete, vivere l'illusione un po' anche, no? Del giorno in sé oppure di quello che potrebbe essere il matrimonio. Sento molto, come vi posso dire, un'energia frizzante, ok? Un'energia scoppiettante. Anche se siete dell'ultima categoria, dell'ultima linea, in realtà è solo una presa di consapevolezza. Io non vedo che il periodo sia troppo negativo, anche perché le carte di inizio lettura sono piuttosto positive. Quindi alla fine l'offerta ci sarà, lo sblocco, quello che magari aspettavate, questo 2 di spade, questa indecisione, questo ok, vado o non vado. Però ecco, c'è qualcosa qui, anche la torre fa riferimento alla casa, ragazzi. Qui c'è qualche cosa fortemente collegato alla casa, a dove si vive, al fatto di non avere magari... Per qualcuno può anche essere le risorse finanziarie di non potersi permettere una casa. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Bene, amici della bilancia, io spero che la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi ringrazio anche di tutto il supporto che mi date sempre con i like, i commenti, le condivisioni. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!